offerto una 66 a Remo Remotti. Lui mi ha raccontato un pezzetto della sua vita, poi sarebbe morto da lì a pochi giorni. Mi ha lasciato una poesia sporca di saliva. Buonasera signori miei, eccoci qui, bentornati. Buon inizio settimana, la mia settimana comincia abbastanza incasinato. Mi siedo, cioè sono volato a Fisciano a fare tipo un esame, cioè in realtà non dovevo fare un esame, dovevo andare lì a far vedere il progetto da presentare all'esame, quindi tipo la professoressa ha detto venite, mi fate vedere, io vi dico se siete uno stato buono, nel caso fate l'esame, ci sediamo lì nel Cile, sai, uno neanche il progetto, io abbiamo fatto un sito web, quindi comunque bene o male, no? E niente, si siede, mi guarda, ci guarda e fa, ma a questo punto facciamolo adesso l'esame. Facciamolo adesso l'esame, ragazzi, tecnologie software web, chiuso, 30 in lode, assurdo, e va bene, cioè è assurdo. Comunque mi è dato un pacco. Ok, lo apriamo al volo, in realtà l'ho comprato ieri, sto ascoltando su Audible un altro libro, ho detto ma sai che c'è, voglio tornare anche un po' a leggere, mi sono preso questo qui, Da 0 a 1, i segreti delle startup, ovvero come si costruisce il futuro. È un libro che è storicamente molto vecchio in realtà, è stato fatto, rifatto e quindi ci sta. Però dicono che è ancora tutt'oggi un paradigma, come si dice, un qualcosa di molto importante nel campo, quindi perché non leggerlo? E mi sto ascoltando l'almanacco di, forse ve l'ho detto anche nello scorso video, comunque l'almanacco di Naval Ravikant, che diciamo anche lavora nel campo dell'informatica, mi pare, comunque nelle startup, è stato un grande, è uno forte nel campo e ci sta, un bel audiolibro, ve lo consiglio, eccolo qui, spero che si veda, ok. E quindi nulla, prima mattina è andata così, tutto il tempo dedicato a questa cosa, però ci siamo levati un altro esame che pensavo di dover dare almeno tra un mese, perché tra tempistica non è che dovevi tanto studiare, ma comunque te lo tieni qui, no? E meglio così. E adesso stacco un secondo, capisco come fare perché inizia la settimana, ho passato una giornata, questo fine settimana, tra sabato e domenica, più domenica, una giornata di full work, mi sono concentrato, sono andato tanto avanti su progetti particolari, ho scritto codice veramente per tanto tempo. Tenete conto che le statistiche mi parlano in questa settimana di 24 ore di codice, quindi 24 ore a scrivere effettivamente, capite bene che c'è tanto in una settimana di puro codice. E anche, sì, ci sta, vabbè. E ieri ho dato lo sprint, la maggior parte l'ho data ieri, perché ieri avrò scritto veramente qualcosa come 6-7 ore di codice puro. E ho fatto grandi passi, però mi sono un po' distrutto, quindi oggi lunedì lo prendo come giorno non di rest, ma di riorganizzazione, dato che devo pensare anche a cosa fare per le due aziende lì, per le startup, che serve, che non serve. E quindi ora, oggi calm, e benvenuti in questo nuovo episodio. Non so ancora come è andato il primo, se vi piace, se vi è piaciuto, lo spero, quindi questa settimana uscirà. Sto ripartendo pure con YouTube, quindi un po' di roba per la testa, però bomba. Ci aggiorniamo dopo. Ah, signori miei, eccoci qui, bellissimo il face track del mio Osmo 20 e 24, vediamo se vi fa vedere, quello serve a me, quindi non vedete nulla. Aggiornamento, giornata è andata un po' così, infatti questo gap temporale che avete visto, nessun aggiornamento nello specifico, mi sono dedicato oggi a riprendere in un certo senso, quindi più tranquillo, diciamo una fase di progettazione, come al mio solito ho qui segnato, no? Vi faccio vedere così, no? Tutto quello che è un po' il percorso della settimana, eccetera eccetera, capito come muovermi per le due aziende, tra una serie di cose, senza entrare troppo nel dettaglio. In una stiamo sistemando, in un'altra stiamo preparando, quindi è molto carina come situazione. E poi niente, mi sono occupato di una serie di cose un po' più importanti, quindi vabbè, ho sistemato un po' la cosa e vabbè, dedicato il tempo che serviva, e quindi nulla, in realtà che la giornata va così. Siamo felici della giornata? Siamo abbastanza felici della giornata, devo essere sincero, perché a parte vabbè, il voto di TSV, non tanto il voto ma il fatto che mi sono levato l'esame di mezzo, non me lo aspettavo, quindi sono felice del fatto che ora se non avessi avuto BD, quell'esame che mi porto, devo fare l'orale, ora diciamo avrei finito, quindi sarebbe stato meglio, però ci sta, non è un problema, e quindi questa settimana la dedicheremo anche un po' allo studio. E quindi nulla nello specifico, ora scendo, vado a fare un grande giro, e tra virgolette scendo a Salerno, quindi stasera vado a provare il menù del KFC con Squid Game, scemenza, però giusto per andare a fare qualcosa, nel senso che, dai, per provarlo, secondo me è carino.
Cose che vi interessano, nello specifico domani esce il primo video, cioè questo Raw, il primo episodio che avete già visto, spero sia andato bene, sono un po' ansioso, non so perché ho detto così, ma ulteriormente a questo, mercoledì o giovedì, forse mercoledì, ho fissato la prima live, quindi sì, un po' particolare, no? Da capire, soprattutto sulla live, so di che parlare, però so a cosa mettere mano, quindi ci siamo sul contenuto, penso, però è proprio il concetto di live, fare un'oretta e mezza circa, immagino, però comunque particolare la cosa. Quindi nulla, noi ci aggiorniamo, quindi ci vediamo direttamente domani, immagino, quindi nulla. A I domani. guaraci neri andavano mega di moda, tutti con la Roda Snake, tutti con il Nokia. Fare filtri solo con il biglietto del Cotra, lì 3 piani del Rialto, la pizza rossa al ghetto. No, oggi giornata molto tranquilla, ieri abbiamo progettato, oggi iniziamo a mettere in pratica e oggi oltre a questo ho pubblicato il primo Raw, cioè lo stesso format che state vedendo in questo momento, e non so ancora in realtà come sta andando, so solo che questa in realtà è la mia prima pubblicazione con annessa tutta una preparazione, diciamo, lato sottotitoli eccetera, quindi il video è sottotitolato e poi con descrizione tradotta in italiano, inglese e spagnolo. Non lo so, è per testare questa cosa e sicuramente la figata poi sarebbe appena ho l'autorizzazione da parte di YouTube a poter usufruire dell'audio multitraccia, no? Quindi la possibilità di avere traduzioni in più lingue, quindi non sentireste proprio la mia voce, ma una voce tradotta, mi muoverò autonomamente per sviluppare, anzi più che sviluppare, proprio per generare grazie dei modelli, quelli che sono delle trascrizioni audio, quindi poi per, non lo so, provare a vedere il mio contenuto in ambienti esterni all'Italia, in un certo senso, no? Chissà. E oltre a questo mi piacerebbe trattare al volo oggi perché oggi mi è arrivata una mail stamattina rispetto a un altro tool di vibe coding e in questo periodo pensavo, devo essere sincero, pensavo che il vibe coding fosse un argomento che avesse un punto di massimo ad un certo punto, invece crea un crescendo ed è molto particolare, cioè tutt'oggi ancora escono contenuti che parlano del vibe coding quando, diciamo, la sua natura ormai è nata qualche mese fa, nel senso ha origine qualche mese fa e tutt'oggi ancora si parla degli stessi tool rivalutati. Ho visto che sono arrivati anche a toccare con sponsor italiane, quindi canali diciamo nell'ambito del tech, comunque dell'informatica, ambienti annessi, parlano di strumenti di questo tipo. Mi fa un po' storcere il naso, vabbè. Fatemi sapere se vi interessa cosa ne penso, vi do una piccola anticipazione. Io penso che il vibe coding come concetto in sé sia particolare, nel senso che se vediamo il vibe coding come Lovable o come una qualunque piattaforma che astrae al 100% il codice, il vibe coding non è la chiave del successo, mettiamola così, non è la chiave che vi porterà dall'idea di progetto ad un progetto funzionante. A differenza di quest'ultimo invece un approccio che non è più vibe coding ma AI assistant, cioè nel senso che se io oggi sto sviluppando un'idea e tutt'oggi io lo faccio, io che utilizzo Cursor ho sempre un modello a mio fianco, sia nella fase di reasoning sia nella fase di delegazione di determinate task. A questo punto io questo, anche se molti lo vedono come vibe coding, non lo vedo minimamente come vibe coding. Perché? Perché il vibe coding è quel concetto di astrarre, o anzi più che astrarre, estrapolare la parte logica e matematica in un certo senso, no? E anche qui potrebbe nascere un confronto gigante se l'informatica è una branca della matematica. Ho visto tantissime cose, in periodo online ne hanno parlato, ma più che altro, essendo, diciamo, idealmente una sottobranca della matematica, la codifica presuppone uno sforzo mentale, ok, tra la pianificazione e la realizzazione. Il vibe coding si pone di mezzo, dice guarda, tu pianifica, io mi occupo di farti arrivare al punto in cui hai realizzato e ti ho levato quella fase lì, ma questa, uno, non ti permette di crescere. Perché? Perché stai andando a delegare l'unico processo che effettivamente ti può portare a far crescere in questo ambito. Vabbè. E punto 2, effettivamente non hai il pieno controllo e quindi ti perdi. Quindi vabbè, potrei fare un discorso gigante su questa cosa, ne avrei meno mezz'ora di dialogo su questo argomento. Però, visto che se ne sta tornando a parlare, secondo me l'idea di fondo è che il vibe coding in sé
correlato a queste piattaforme, no, io sinceramente non lo uso, non lo consiglio, ma consiglio l'essere assistiti da un modello. Non è un male, bisogna saperlo prendere come un plus. Poi, non lo so, forse mi ricrederò, sicuramente queste piattaforme stanno facendo un grande passo in avanti, ma, ripeto, questa mail che mi è arrivata oggi parlava di questo nuovo sistema, che è un po' in un approccio di Lovable, che poi esistono tanti. Io vi parlo di Lovable perché è quello che ricordo, perché poi non seguendo tanto, seguo perché sono sempre aggiornato, ma non li uso, quindi non ho rimembranza sempre dei nomi. E di questo tool che mi è arrivato, in realtà cosa fa? Sfrutta le vostre repository, quindi ti dice: guarda, non devi più partire da zero, ma puoi prendere e portare un tuo progetto oggettivo. Io potrei prendere una delle mie idee e dargliela in pasto. Lo farei? No, nel senso che attualmente non lo utilizzerei, però può darsi che, come al solito, è un limite. Attenzione, quest'ultimo è un limite perché quelle piattaforme sono utilissime in alcune fasi di progettazione. Quando stiamo andando a realizzare micro tool, piccolezze, cose che vogliamo testare, in alcuni casi MVP, ma dipende sempre dal tipo di MVP, questo ricordatevelo, sono utili, ok? Io però ho trovato il mio ambiente, quindi se devo realizzare anche questa tipologia, so che il mio ambiente è altamente efficiente. Perché? Perché quei sistemi non sono altro che un'astrazione di quello che io uso a basso livello. Quindi se so usarlo a basso livello, il discorso è sempre la stessa cosa, no? Quindi quell'astrazione molte volte la vedo un po' che ti castra, ok? Ti chiude, quindi ha senso investirci? Nel senso, no, rimaniamo nel mio ambiente, faccio in modo tale che sia altamente versatile, perché se hanno creato quella basandosi su questi strumenti che utilizzo io oggi, perché io devo, no? Sicuramente se mi ottimizzasse dei processi la utilizzerei, ma ad oggi non è vero. Comunque, diciamo che il concetto di vibe coding io attualmente la penso così, ripeto, c'è tantissimo da parlare, ci sono tantissimi strumenti, ne esce uno al giorno. La community è fortissima, di questo sono felicissimo perché stiamo procedendo ad un passo bestiale. Basti pensare ora alla nuova, come si chiama, Cloud Code, che quella devo testarla. Che lì poi, anche lì, fatemi sapere se vi interessa, perché effettivamente per molti non è chiara la differenza tra Cloud Code e Cursor. Cloud Code parla di un piano a 200 euro, 200 dollari, che sono circa 215 al netto delle tasse al mese. Anche Cursor è uscita col suo piano e ha modificato il suo piano. Perché? Perché si è messa paura. E infatti adesso il piano non ha più limite, prima avevi 500 chiamate, ora ti dicono sei limitato tramite rate limit. Questo rate limit non c'è. Mio pensiero personale, attualmente Cursor ha dovuto fare questa tattica rischiando, perché effettivamente, ragazzi, si sta utilizzando tanto, mettiamola così, e niente. Stavo dicendo, ecco, Cloud Code c'ha una particolarità, ma molti non sono arrivati al punto, perché in alcuni casi è meglio, perché anch'io per esempio sto pensando di spostarmi verso quel piano di 200 euro al mese, che sono sempre 200 euro al mese, però c'è un pallino che non avete preso in considerazione. Quindi nulla, fatemi sapere se questi argomenti vi interessano ambedue, perché sarebbe interessante pianificare anche un contenuto su tutti e due. E quindi nulla. Per oggi un po' ne abbiamo parlato. Io oggi molto tranquillo, mi occupo di varie cose, lavoro a due cosine, pianifico e quindi nulla, noi ci aggiorniamo dopo. Ciao ragazzi. Io questo ha fatto parte di me. Mangiamo Mi viene da piagne perché ho tutti i flash del mio passato, sembra che non sia passato. Buon pomeriggio signori, buon pomeriggio. Ormai è usuale che io cominci i video, tra virgolette, riprenda ogni pomeriggio, perché la mattina mi alzo, quindi entro direttamente nel focus, mi concentro sul lavoro e via così. Poi appena stacco, eccoci qui e parliamo di tutto ciò che non è lavoro. Tutto ciò che non è lavoro in realtà adesso vuol dire per me mettermi qui a studiare almeno per un'oretta e mezza per l'ultimo esame da dare a luglio, che è base di dati, ve l'avevo detto, quindi vado a prepararlo, non so ancora quando farò l'orale, però penso alla prima settimana di luglio. E stamattina sono andato, perché ieri vi ho parlato un po' di tutta quella roba lì delle AI, no? E ho detto, ma sai che c'è, perché non fare una serie di contenuti? Quindi ho progettato 4 video su questo argomento che in un certo senso possono esservi utili, perché in un certo senso sono cose che la community americana ha trattato, la community estera, no? In Italia nessuno ha preso in considerazione, nessuno ha parlato di tutte queste cose qui, e quindi sarebbe, oddio, nessuno, cioè, no,
non lo so, non proprio come dico io, nel senso non dal mio punto di vista. Al netto di questo, oggi, dopo questa sessione di studio, sarò in diretta, quindi tipo tra un'oretta e mezza, sì, penso per le 4:30, andrò in live, faremo una coding session, non so niente, non so come andrà, è la mia prima diretta, già è tanto se partirà, quindi un po' sto così perché è la prima volta che mi relaziono in un certo senso, no? In diretta, quindi boh, chissà. Vi aggiornerò dopo, ora mi concentro perché se non mi metto in focus io già odio basidati, tra virgolette, preparare esami su argomenti di questi tipi mi annoiano tanto, però facciamo questo sacrificio e noi ci vediamo dopo. Ah, signori miei, giovedì, madonna quanto si muove veloce sta telecamera, giovedì 26, allora, piccolo aggiornamento al volo, ieri ho detto, vado in live, no, non sono andato in live e me ne scuso, ma faceva troppo caldo, allora ho detto, vabbè, sono sceso, ho preso il ventilatore giù, l'ho montato, sono salito, ho attaccato il ventilatore e si sentiva, quindi era praticamente infattibile, e quindi niente, non sono riuscito veramente ad andare in live, le condizioni erano impossibili, veramente impossibili, e mi sono fatto una promessa, ora arriva come si chiama, il Prime Day, e al Prime Day, ragazzi, procederò ad acquistare scheda audio, microfono, asta e tutto per far sì di avere un setup utile alle streaming. Abbiamo fatto la camera, eccetera, quindi ci siamo, mi manca veramente questo, e poi penso che idealmente ci siamo, vediamo pure se trovo tipo un pinguino, una di queste cose qui, e la metto. Per il resto, in realtà molto così, stavo ripensando a tante cose, in realtà adesso mi dedico un po' a tutta la questione di YouTube, dopo aver parlato di quella cosa delle AI ho detto ma sai che c'è, ora butto giù i video, quindi li ho iniziato a scrivere, ora vado a completarli, vediamo se riesco anche a girarli oggi. Per quanto riguarda questa serie, questo approccio così particolare, vediamo un secondo, non so neanche se continuarla, devo essere sincero, non lo so, e probabilmente, non lo so, ho un po' di video in programma, quindi vorrei concentrarmi sulla schedulazione, testare un po' una tipologia di video, provare a portare contenuti di questo tipo, sì, ma sempre uno stampo un po' ridotto, in un approccio day in the life. Fatemi sapere se questo può piacervi di più o se effettivamente, ripeto, ad oggi non vedo questa grande complessità o comunque avendo un approccio un po' monotono in un certo senso, no? Iterando sempre nello stesso lavoro, le stesse cose, ad oggi un continuo loop della mia settimana, eccetera, potrebbe diventare noioso. Quindi preferisco concentrarmi su argomenti, visto che stanno in preparazione 2 serie a più episodi, poi c'è tutta la parte possibile di In The Life, alcune cose, quindi preferisco spostarmi solo su quelli e grazie ad In The Life cercare comunque di avere un dialogo, poi quei contenuti un po' più così, le live stesse. Vediamo un po'. Si evolve costantemente e quindi in realtà nulla, io direi che con questo potremmo anche chiudere questo video, tale che da aspettare da voi in realtà cosa ne pensate di tutta questa serie, cosa posso fare, la devo continuare, la posso iterare in qualche modo, vorreste qualche contenuto, può essere questo il punto in cui discutere di tutto ciò. Quindi nulla, io come al solito vi ringrazio, se siete arrivati fin qui soprattutto vi aspetto nei commenti, se non siete ancora iscritti è arrivato il momento di farlo e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!